Buongiorno amici del canale. Ciao! Dopo 4 settimane in cui si sono beccati Alex e Alessandra, oggi rivedono le nostre facce. Beh, dai, vi farà anche un po' piacere, no? Allora, oggi, con la puntata di oggi, finisce il progetto che abbiamo fatto per l'ospedale di Cournier. E noi abbiamo avuto, l'onore di poter costruire 4 quadri, Sì. belli, secondo me, verranno belli, spero. Anche se io 2 li ho già fatti e voi non potete vederli, ma come per Alex e Alessandra li vedrete tutti quanti insieme a fine del progetto. Con cui arredare anche, diciamo, le corsie dell'ospedale, perché i quadri di Alessandra e Alex andranno solamente sulle porte, i nostri arrederanno le corsie. Noi ci siamo fatti aiutare da un'azienda italiana che si chiama Temari Deco e che produce materiale decorativo. Che cosa vuol dire? Loro producono decoupage, comunque decorativi per il restyling, per i muri, diciamo diverso materiale decorativo. E producono anche dei decoupage su misura. Siccome io volevo continuare con questa idea delle città, ho detto chissà se ci aiutano a creare una linea di decoupage fatta apposta per il nostro progetto. E ci hanno detto di sì. E sono orgogliosa di farvi vedere queste immagini che sono veramente bellissime. È giusta così, Emma? Dovrebbe essere giusta, 1, certo. 2, 3, 4, dove abbiamo scelto di utilizzare come soggetto principale della linea gli skyline in generale presi in modi molto differenti delle città più belle d'Italia. Per esempio qua siamo a Firenze e la visuale è bellissima perché ci sono queste finestre molto antiche che prendono addirittura la parte principale del monumento più conosciuto di Firenze, ovvero? Il Duomo. Bravissima Emma, sempre attenta. Allora, adesso io incomincio a utilizzare questo decoupage ed applicarlo, anche perché poi ovviamente non sarà solo un pannello decorativo su cui abbiamo messo un decoupage, ma ci sarà tutta una serie di lavorazioni dietro. Qua alla base è stato già messo il clear sand per avere una base chiara, non ho intenzione di mettere del craquelé perché sapete che noi spesso sotto i decoupage mettiamo il craquelé, ma qua non ci piace perché questi sono comunque dei quadri abbastanza moderni e quindi lavoreremo su queste sfumature. Mi piace molto la parte intrigante di questo decoupage, gli altri sono tutti diversi, vero? Sì. Quindi non abbiamo un filo conduttore, il filo conduttore sono sempre i monumenti italiani. Esatto. Partiamo? Partiamo. Partiamo! Immediatamente facendo aderire bene il decoupage sulla superficie. Per questioni di praticità e per non fare danni, visto che noi non amiamo molto misurare, abbiamo preso una riga e abbiamo fatto il centro del nostro pannello. Emma ha misurato è 64,5. Ora tiriamo una riga, così sappiamo bene da dove partire per predisporre il nostro decoupage. Infatti noi partiamo dal centro, 1 e 2 fogli di qua, 1 e 2 fogli dall'altra parte. Ovviamente i decoupage devono essere apposti alla superficie con un liquido che aiuti l'adesione e noi utilizziamo il protettivo satinato. È diluito, quindi lo diluiamo di un 20-30%. Io utilizzo lo spalter, che è un pennello apposito per il decoupage, e stendo la prima passata di protettivo abbastanza abbondante sul primo pezzo. Cerco di essere abbastanza precisa, perché? Perché poi se si asciuga, ovviamente di qua non servirà a nulla la stesura del protettivo, però anche se abbondo un po', diciamo, non capita nulla. Devo essere abbastanza generosa. Ora voi vedrete il metodo perfetto per far aderire senza problemi un decoupage. In tutto serve metodo, anche per questo. Abbondo un pochino. E voilà, e ora Emma, facciamo vedere la nostra tecnica. Allora noi in realtà abbiamo bisogno di essere un pochettino più comode, quindi facciamo così, ci squintiamo, così Franco ci riprende comunque, e io guardo un lato, Emma l'altro. Andiamo precisi sulla nostra righetta, vero Emma? Sì. Facciamo aderire subito il primo punto, occhio che bisogna essere belli precisi, e facciamo aderire. Non è finita qui, perché? Perché i decoupage tendono subito a fare delle grinze, soprattutto i decoupage resistenti, perché più sono spessi, più assorbono il liquido e più tendono un pochettino a raggrinzirsi. Quindi qual è il trucco?
cospargere la parte superiore di liquido, che è sempre il protettivo, certo, ma poi una volta che è stato ben steso si va a risollevare, a rimettere sotto ancora un pochettino di protettivo, perché lo spessore probabilmente lo ha leggermente bevuto, no imbevuto, e poi lo rimettiamo. Tanto i decoupage di Demali sono talmente forti e resistenti che non capita nulla. Brava Emma, grazie. Fino a metà. Vedete, già un pochettino se l'è bevuto. Io glielo rimetto sotto rispalmandolo, molto velocemente, non ci sto troppo a pensare. Dal centro prendo e faccio aderire io 1, 2, 3 e 4. Se sentite, quando io passo il pennello si nota anche un rumorino che è l'aria delle bolle che erano sotto e che adesso sono uscite. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Ancora un goccino, bisogna arrivare fin dove si è, diciamo, steso il prodotto dall'altro lato, molto velocemente anche qua gliene rimetto un po', così siamo sicuri che quello che si è bevuto ce l'ha all'interno. E qua rifaccio la stessa cosa, dal centro lo faccio aderire per bene, faccio appiattire schiacciando e voilà, anche da questo lato, 1, 2 e 3. Ora col mio spalter riaccarezzo in modo da eliminare alcuni segni e dare una vellutata stesura del protettivo che una volta che sarà asciugato sarà bello perfetto e preciso. Ora però dovete stare attenti perché guardiamo come riposizionare il primo foglio. Questa è un pochettino l'abilità di quando si mette un decoupage riposizionato, di quando si mette la carta da parati, l'essere precisi nel ricongiungimento. Quindi attenzione, metto un po' di protettivo, proprio poco ne metto però. Posso anche sovrappormi leggermente all'altro decoupage perché in questo modo siamo sicuri che il bordino è fatto benissimo, con la colla che in questo caso è il protettivo. Anche qua ragazzi, se avete come noi un materiale sottostante un pelino ruvido, fate la pennellata incrociata prima da un lato e poi dall'altro. Adesso iniziamo a capire come essere il più precise possibile. Come prima, io e Emma ci mettiamo qua e andiamo a riposizionare. Emma, sei tu che comandi perché tu hai le borchie. Io ti posso dire che anche io di qua sono abbastanza giusta. Perfetto. Voi ora vedete una disgreganza di colori semplicemente perché quello di qua è già bagnato, inumidito e quindi vedete i colori sono molto bagnati e vivi. Questo qua è ancora asciutto. Ora che lo inumidisco e appiccico il tutto sarà umido e sarà bello vivo come l'altro. Poco poco, un cucchiaio più o meno, e faccio come prima. Guardate come cambia il colore quando lo stendo, diventa bellissimo. Ecco qua, e anche adesso vado a fare il lavoro di prima, ovvero inumidisco, poi tiro leggermente su, rimetto il protettivo e reincollo tutto. Questi decoupage sono veramente tanto resistenti, potete usarli tranquillamente anche se non avete mai fatto un decoupage su mobile perché non si staccheranno mai. Allora Emma, io ti chiedo invece di fare il contrario questa volta, tiralo dal contrario di qua, perché si può fare anche il contrario, vedete? Anche al contrario. Ancora un po', devi arrivare fin qua, tiri più su, brava, così, ancora un peletto, brava, ferma lì, 1 e 2, ok, ferma, io metto ancora un goccino di protettivo sotto, molto velocemente. Questo è per avere la garanzia che aggrappino e non si stacchino mai per tantissimi anni. E facciamo la stessa cosa di prima. 1, 2, anche al contrario da questo lato, perché poi io farò anche il contrario. Ok Emma, ho tolto abbastanza bolle, ma adesso fammelo dall'altro lato per favore. Non rimetto più liquido, è solo per abbassare. Bravissima, ferma. Op. Oh. No, tanto esce fuori la bolla da sola, non devi preoccuparti. Guarda, tac, è uscita. Tutte queste sovrapposizioni, alzamenti e tutto li ho fatti soprattutto per darvi la dimostrazione di che materiale pazzesco sia questo. Facciamolo ancora di qua. E voilà. Cioè, lo abbiamo abbassato e alzato
4 volte ed è perfetto. I colori sono perfetti, non sono intaccati, non si è rotto, non si è assolutamente modificato e io adesso ne metto ancora un goccino nei bordi perché prima sono stata un pochettino tirchietta nei bordi. Ma il disegno, come potete vedere, è perfetto e non ha subito nessun tipo di alterazione, anche se io ho continuato ad abbassare e alzare ripetutamente tutto il foglio. Guardate che spettacolo. E voilà. Ovviamente il riposizionamento centrale non ha subito nessun tipo di spostamento perché siamo sempre state molto attenti a non spostarlo da qui. Questo è quello che comanda. Ora andiamo avanti sugli altri 2 pezzi. Il nostro decoupage è bello asciutto. Sì, perfettamente. Aderito bene, non si è mosso. Adesso lo facciamo vedere. Qui ovviamente notate che c'è solo una mano di protezione, non ne mi date ancora 2. La seconda mano poi la daremo alla fine, in modo che sia veramente ben protetto, spolverabile, tutto quello che deve essere. E come vedete non ci sono le righe di congiungimento. Ora andiamo a fare un passaggio importante. Perché? Perché in questo ospedale c'era già un quadro preesistente e questo quadro era proprio fatto così. Aveva un disegno centrale e sui bordi è stato dipinto a mano la continuazione di questa stampa. Hanno solo dipinto a mano la cornice perché in centro c'era una stampa. E allora ne abbiamo detto, visto che comunque a loro non piace più questo quadro, è molto vecchio, era sbiadito, colorito, scolorito e non era neanche più tanto, diciamo, a suo agio nel contesto, non c'entrava più nulla, l'abbiamo preso e modificato e dopo vi faremo vedere come lavoriamo sulla sua cornice. Ma vogliamo riprodurre lo stesso, diciamo, tema anche sugli altri quadri che metteremo nella corsia. Quindi noi faremo una cornice con i fregi Voodoo Band. Visto che abbiamo l'opportunità di avere questo prodotto pazzesco, solo Voodoo Band crea fregi cordone, ok? Ci sono magari tanti fregi in giro, anche a basso costo, occhio che li scaldate, vi respirate le esalazioni del legno, quindi se non sapete quello che c'è dentro, occhio ad utilizzarli. Però solo Voodoo Band produce questo tipo di prodotto, quindi questo torchon che si arrotola lungo 2,10 m, confermi, di tantissime dimensioni, spessori, che vi può dare una mano in tutti gli ambiti, quindi che sia il bordo del tavolo, una finitura su una credenza, tappare dei buchi in un punto antiestetico perché manca un pezzo o creare una vera e propria cornice, lui è l'alleato perfetto. Quindi io e Emma vi faremo vedere come farlo diventare una cornice perfetta su questo quadro per poi andare a lavorarci sopra e fare il proseguimento del disegno sulla cornice. Non è una tecnica nuova, abbiamo inventato nulla noi, è una cosa che si usa da sempre, ok? Però dipende come sei tu a contemporaneizzare una tecnica che la rende più moderna. Esattamente come il decoupage c'è da una vita, ma dipende da come lo usi e che soggetto hai, questo lo rende moderno. Noi usiamo questo fregio con il codice VUBTR740 che si chiama, Emma? Alloro, cordone alloro. Cordone alloro. Sapete già come funzionano o no? Beh, se non sapete guardate perché si mettono tutti nello stesso modo. Chiaro è che il cordone è da srotolare nel frattempo. Quindi questa piastrella che vi diamo in dotazione con il fregio spesso è utile anche per scaldare, perché se avete magari un tavolo in plastica, attenzione che con il foam per capelli o altro, diciamo, lo potete scaldare un po' troppo. Allora, se avete il foam termico come me, ci mettete un po' di meno. Se non ce l'avete, mi usate un foam per capelli caldo, che va bene lo stesso, ci mettete solo un po' di più. Se non avete possibilità in quel momento di avere né il foam per capelli, non lo so, non lo usate, e il foam termico, potete usare il forno di casa. Quindi sì, accendete il forno di casa, me lo mettete a 60, 70, 80 gradi, cioè non bisogna cuocerci una torta, insomma, bisogna solo un po' scaldarlo. La piastra, quella, la teglia, quella che usate per fare i dolci in generale, la tirate fuori, ci mettete un pezzo di carta da forno e ci adagiate sopra il fregio. Lo mettete 5 minuti in forno, lo tirate fuori e sarà tutto perfetto. Esattamente come sta diventando perfetto il mio, che viene riscaldato con il foam termico. Magari se mi usate il forno di casa, fate attenzione, mettetevi i guantini, così potete usare il fregio in modo più agevole. Vedete, io lo scaldo bene anche girandolo e vedete che inizia già a fare questo. Vedete com'è bello? È molto resistente, è fatto con pura colla naturale, vegetale e polveri di legno, non ci sono eccipienti particolari o colle che emanano esalazioni nel momento in cui ve le respirate, quindi occhio perché la qualità dei prodotti è sempre una cosa importante, non ve la dimenticate mai. Allora Emma, io te partiamo da qua? Sì. Colla vinilica, quindi colla per legno, io uso questa, la Univil di Saratoga che è veramente fantastica, dei morsettini se ce li avete, delle pinze per il bucato, o se no dei piccoli chiodini se siete da soli, inventatevi qualche cosa, però se non avete nessuno che vi aiuta dovete essere agevolati nel lavorare bene 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 senza problemi, ok? Io come vedete riesco a maneggiarlo perché è caldo ma non troppo e inizio a prendere le mie dimensioni.
facciamo che tagliarlo, Emma. Sì. Almeno lavoriamo in modo più tranquillo. Aspetta che lo voglio mettere solo bene, bene, bene. Perfetto, me lo tieni fermo? Allora, lei fa questo lavoro e io inizio a prendere l'angolo, perché ovviamente noi dobbiamo ricreare l'angolo di un quadro. Quindi taglio qua. Vedete? Se lo scaldi il fregio si taglia tranquillamente in modo perfetto, anche con un cutter normalissimo. Ora, se voi lo usate tutto come me o buona parte, non vi dovete preoccupare di conservarlo, ma se invece lo dovete conservare perché ne avete usato solo un pezzo e lo usate per un altro progetto, fate subito questo lavoro. Quindi lo fate subito riattorcigliare fin quando è caldo, perché lui quando si raffredda torna esattamente come prima, ovvero così, rigido e perfetto per il confezionamento, ok? I fregi prendono la forma che volete voi, possono diventare completamente tondi, cubici, come volete voi. L'importante è che li maneggiate sempre da caldi, li dovete tagliare anche da caldi. Allora, noi adesso usiamo colla vinilica e la mettiamo qui. Tolgo il tappino, ne metto un po' di più perché sapete che noi amiamo mettere la colla vinilica e poi dopo, in un secondo momento, asportare l'eccesso magari con un pennellino e un goccino di acqua. Dobbiamo fare attenzione a un dettaglio molto importante. Qui poi dopo sarà tagliato a spicchio dopo, non è un problema. Però il dettaglio importante è che bisogna andare perfettamente a filo. Aspetta, Emma, che devo andare un pelino più in giù perché sennò non siamo giusti. Perfettamente a filo, quindi non dobbiamo assolutamente sbordare neanche di 1 millimetro dal lato, come vedete, e soprattutto dobbiamo essere molto, molto, molto adesivi con la superficie. Non dobbiamo assolutamente lasciare delle bolle. E come si fa? Si prende una tazzina con un goccino d'acqua, la potete vedere qua, un pennellino e faccio questo. Tolgo gli eccessi di colla che possono venire fuori, schiaccio per bene dappertutto, tolgo anche qua ulteriori eccessi anche con un panettino umido e inizio a mettere i miei piccoli fermettini. Sono esattamente come se fosse la pressione di un piccolo dito. Siccome questa colla è molto veloce, vero Emma? Quanto ci mette? 4-5 minuti. È veramente velocissimo. Nel tempo che voi iniziate a prendere le misure, a tagliare l'altro cordone, a fare 2 misurazioni, siete a posto. E voilà. Adesso io e Emma iniziamo a prendere la misura dell'altro lato e lo congiungiamo, perché l'importante è far vedere il disegno che prosegue. Ho girato il mio quadro al contrario perché per far combaciare bene questo angolo, vedete che è tagliato così, a 45 gradi da questo lato, mi devo mettere da qui. Quindi parto da sotto, scaldo, taglio leggermente, ecco qua, vedete com'è semplice, e ora riscaldo di nuovo il cordone grande. Srotoliamo bene tutto. Come vedete qui ora ho un inizio, ma dovrò tagliare bene per far arrivare al 100% all'angolo il mio cordoncino, ma non è un problema, lo facciamo subito. Quindi e voilà, vedete che ora combacia molto bene. Ora Emma, io vado dall'altro lato e fin quando il cordone è caldo taglio il pezzettino. Qua faccio che farlo dritto, Emma, ok? Ok. Lo tagliamo dopo per quello che ci serve. Mi raccomando, fatelo sempre, anche se ne avanza un pezzo piccolo, lo scaldate e lo rimettete subito nella sua forma stretta, così non si rompe. E voilà. Ripartiamo con la colla. Io qua ho un morsetto un pochettino più grande, ma lo uso volentieri che mi tiene fermo tutto il fregio al fondo. E qua andiamo a predisporne altri. Se i primi morsetti che avete messo hanno già fermato il vostro cordone, potete riprendere tranquillamente quelli.
Continuo sugli altri due lati e metto il cordone a filo filo, facendo attenzione di non far sollevare anche questo lato. Il nostro decoupage è asciutto, il nostro bordo è perfetto, abbiamo ovviamente controllato che fosse tutto quanto ben aderito alla superficie, perché sta male quando c'è qualche bolla d'aria sotto e si vede che non è perfettamente aderito. Ora è il momento di rendere decorativa tutta questa bella cornice. In realtà Emma questa mattina ci ha già lavorato e ne ha già fatte 2 di cornici, quindi lei sa perfettamente quali tonalità utilizzare per fare la cornice perfetta. Infatti mi ha già aperto qua dei barattoli. Cosa faremo? Andremo ad abbinare i colori Magic Paint il più possibile, diciamo, puri, per andare in coprenza totale subito sui bordi, per riportare il colore dalla fotocopia, ovvero dal nostro bellissimo decoupage, al bordo. Qua per esempio andrà benissimo il Nuit Parisienne, ci allontaniamo, andiamo da questa parte dove metteremo un pochino di vintage per poi arrivare fino al beautiful, perché caso vuole in natura Magic Paint trova sempre l'abbinamento perfetto per qualsiasi tonalità. Quindi Emma, cosa ti passo? Nero? Sì, nero va bene. Ne mettiamo un po' qua su questa tavolettina, che dici? Io metto un goccino di marrone nel frattempo. Noi abbiamo dei fondini e in questo momento la nostra fortuna è il fatto che nei fondini, essendo aperti da un bel po' di mesi, abbiamo il colore un pochettino più denso e ci aiuterà ancora di più a coprire bene. Parto dove vedo appunto la parte nera, sbordo anche un po', tanto poi andrò a miscelarlo e a sfumarlo con le altre tonalità. Quindi mi faccio un pezzettino nero e se per caso sbavo un po', avendo dato il protettivo, col pannettino posso pulire. Poi proseguo col marrone, come avevamo detto, e picchiettando vado a sfumarli e quindi a fonderli insieme. Anche io proseguo come Emma, infatti sto facendo la parte iniziale e se sbavo col pannettino tolgo tranquillamente. Guardate come il colore è già perfetto, nel senso che sta benissimo ed è il proseguimento dell'immagine. Ora Emma, dobbiamo far vedere a casa come fare le sfumature di colore anche quando sono un pochettino più accese. Prendo un po' di vintage. Vado da questa parte dove, come vedete, c'è leggermente la brunitura e la sfumo fino al nero, in questo modo. La nostra bravura è non far vedere dove finisce il marrone e inizia il nero. Così, sfumando il tutto, in questo modo. Farò ancora un pezzettino di nero, che è qua proprio nella parte netta. La disegno anche sul mio cordone, non proprio dritto perché ha foglia di ulivo, e qui avrò di nuovo un punto nero pieno che si miscela con il marrone. O nero, una parte marrone, di nuovo il nero. Ora qui sfumerò il marrone fino ad arrivare al beautiful. Prendo un goccino di beautiful ed inizio a miscelarlo. Come vedete io utilizzo lo stesso pennellino di prima che ha ancora un po' di sfumatura di marrone. Riporto la riga anche sul bordino del fregio, sporcandolo delicatamente. In questo modo creo lo stesso identico disegno del decoupage. Qua giro il pennellino e vado avanti, miscelando il mio beautiful e proseguendo nella pittura con un beautiful più intenso. Se sporco ovviamente faccio come dice anche Emma, prendo il mio pannettino in microfibra e tolgo immediatamente prima che la pittura asciughi, così non macchio nulla. Ricordate sempre che i colori Magic, una volta che si asciugano, tendono leggermente a scurire di una tonalità, quindi non vi preoccupate, non saranno più assolutamente differenti dal decoupage, anzi saranno completamente identici. Io invece proseguo col rocher, quindi dovrò fondere il rocher con la parte nera. Io utilizzo anche questo metodo, vado a picchiettare il rocher sul nero, essendo già un po' più asciutto, e con un pennello pulito vado a dare la sfumatura. Quando hai una differenza cromatica forte come
Rocher nero, quindi Nuit Parisienne, il pennello asciutto aiuta un po'. Se serve metto ancora un po' di nero e proseguo. Io in questo punto ho già fatto la sfumatura sia con Beautiful che con Nuit Parisienne in questa prima parte, copiando questa sfumatura, e ora qua invece faccio la distanza netta perché c'è la porta e la rifinisco bene utilizzando semplicemente Nuit Parisienne e il pennellino, cercando di andare un pochino più dritta e netta. Ora qui risfumo di nuovo il colore, mettendo anche un po' di marrone fino a tornare di nuovo al nero. Abbiamo finito tutta la cornice ed è perfettamente asciutta. Ora passiamo al protettivo. Diamo una mano totale sul decoupage e sulla cornice. Protettivo satinato diluito di un 20%. Guardate il protettivo come mette in risalto tutti i colori e come la cornice, una volta protetta, prende gli stessi toni del decoupage. Continuo per tutta la cornice e poi vi facciamo vedere il progetto finito. Guardate che spettacolo, è bello, eh? Una tecnica forse già vista, è vero, una tecnica che sicuramente non abbiamo inventato io e Emma, però serve perfettamente al caso nostro, perché avevamo bisogno di avere dei quadri con dei panorami belli, rilassanti, che facessero proprio pensare alle capitali, no? Alle nostre capitali più belle, e quindi siamo riusciti a identificare le nostre più belle città con questi bei quadri. Ovviamente le cornici sono tutte diverse perché ci siamo ispirati a questo quadro, che è quello che sta finendo adesso Emma, e come vedete lei sta ancora facendo tutto il ritocco pittorico sulla cornice, perché era proprio fatto così. Quindi c'era già una stampa all'interno con il bordo che riprendeva la stampa interna, e sono tutti su questo, vero, su questa ispirazione. Esatto. Quindi vi salutiamo perché tra poco andiamo nell'ospedale a montare tutto quanto, quindi i quadri sulle porte, i quadri vero, nelle corsie, grazie alle dottoresse che ci stanno aspettando, e a mia sorella, chissà se è felice, specie la Donatella, ma sai che lei comunque è sempre buona e gentile, sono io che sono quella cattiva della famiglia. A dopo! Anche questo restyling è finito. Vi siete ben beccati 5 settimane di tutorial inerenti all'arredamento di questo nuovo reparto, che è stato proprio gestito bene secondo me, perché comunque abbiamo avuto il loro grande aiuto. Sì. L'ufficio tecnico oggi è venuto a darci tutti i segnini perfetti per mettere i quadri nel punto giusto, e quindi sono stati appesi sia i quadri alle porte che i vari quadri che mi ha fatto Emma per arredare le corsie. Adesso però noi abbiamo lavorato. Sì. Vediamo cosa ne pensano loro. Certo, quindi chiamiamo tutto lo staff. Allora, cosa ne pensate? Beh, innanzitutto un grazie di cuore per questo lavoro che avete fatto, che incontra la nostra richiesta, la nostra necessità di umanizzare il reparto di geriatria e di dare soprattutto dei riferimenti ai nostri pazienti, perché è noto che il paziente anziano in particolare, tutte le persone nel momento in cui entrano in ospedale vivono un momento di disagio, ma per il paziente anziano questo momento è un momento più delicato, che spesso porta a disorientamento, confusione, complicanze gravi che poi hanno ricadute negative sulla salute del paziente. Quindi la nostra idea era quella di cercare un modo per far sì che il paziente all'interno del reparto abbia maggior facilità ad orientarsi, quindi identificare le camere anziché con un numero o con una lettera, ma con un quadro, con una figura, che quindi sia di più facile riconoscimento, sicuramente può essere un aiuto per la persona per riorientarsi nell'ambiente che non conosce. E poi c'è tutto l'aspetto del valore artistico, perché non è soltanto una
una stampa o comunque un nome per riconoscere la camera, ma ha proprio il valore artistico, quindi la cura che passa tramite la bellezza, l'arte, il richiamo di ricordi, il richiamo di emozioni e quindi confidiamo che questo possa essere un aiuto per i nostri pazienti. Bene, grazie mille. E Donatella, cosa ne dici? Soddisfattissima, mi associo alla dottoressa perché comunque, anzi avevamo pensato, ma è meglio di quello che avevamo pensato. Beh, è da un po' che ne parlavamo, cosa possiamo mettere su queste porte per abbellire, per renderle più riconoscibili, quindi alla fine abbiamo messo tutte le teste insieme e siamo riusciti a fare qualcosa di bello. Poi noi ce ne tenevamo veramente molto, perché i nostri pazienti, a noi piace coccolarli, piace comunque vederli che sono tranquilli durante il nostro ricovero, e mentre voi stavate allestendo, ho già visto che ho già provato, già un paziente è venuto e ha detto, ma quello lì l'ho fatto io ieri. Comunque scherzi a parte, e le battute ci devono essere in una corsia d'ospedale, perché comunque bisogna alleggerire l'umore di tutti, anche loro che sono tutti i giorni comunque a contatto con i malati, e la prima cosa che vogliono fare è alleggerire comunque l'umore. Quindi io sono molto contenta di aver lavorato per voi, con voi più che altro, vero Emma? Sì. E bisogna ancora fare 2 quadretti, però questi non me li facciamo vedere perché ci sono ancora 2 punticini secondo me che si possono, diciamo, rendere ancora più simpatici, ok? Allora Franco, ti è piaciuta questa collezione? Franco, sapete che non si vede ma si sente, quindi grazie di tutto e alla prossima. Grazie. Ciao ciao.